tutti amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Questa è un'intro un po' diversa dal solito, infatti non mi dilungherò troppo in chiacchiere perché innanzitutto vedremo come realizzare il top che sto indossando, che già avete visto in anteprima. Non mi dilungo troppo perché ho fatto delle dirette dedicate a questo progetto e non solo sul mio profilo di Instagram. Infatti per questo motivo vi invito a seguirmi anche su Instagram se ancora non lo fate, per non perdervi anche questo tipo di contenuti. Quindi spiego tutto in quelle dirette che trovate ancora tuttora salvate sul mio profilo. Infatti io direi di passare subito all'occorrente. Per questo progetto, per questo crop top taglia S che ho realizzato appunto su misura per me, ho utilizzato il cotone ecologico 100% riciclato di 3 sfere filati in 2 varianti: la variante corda colorazione 103 e la variante zafferano colorazione 062, e ne ho utilizzati 155 grammi. Ovviamente ho lavorato il tutto con l'uncinetto 3,5. È un filato 80% cotone e un 20% poliestere, risulta abbastanza leggero, comodo, pratico. Insomma, io sono molto soddisfatta del progetto realizzato, spero piaccia anche a voi. La community di Instagram l'ha apprezzato tantissimo, ha seguito passo passo insieme a me tutti i vari passaggi, quindi fatemi sapere anche la vostra e seguitemi appunto su Instagram, su Facebook, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi contenuti. Anche questo mese di agosto sarà ricco di video, di contenuti, di progetti, per cui vi esorto come sempre a farlo. Io penso di avervi detto il minimo indispensabile, chiaramente ci servirà anche un ago e delle forbici, per cui a questo punto direi di passare direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Io parto sempre da un anello magico, quindi incrocio in questo modo il filo di lavorazione e inizio con la variante corda. Prelevo il filo dal centro del cerchio e poi con lo stesso filo di lavorazione vado a bloccare con una catenella. Allora, qui possiamo aggiungere altre 2 catenelle per un totale di 3 e fare il primo punto alto di 3. Poi prendiamo il filo, entriamo all'interno del cerchio, lo riprendiamo e facciamo un punto alto, quindi chiudo le prime 2 asole e poi chiudo le altre 2. Secondo punto alto, lo ripeto per una terza volta e così ho realizzato un primo gruppo di 3 punti alti che io separerò da una catenella. Per esempio qui è facoltativo, potete fare anche 3 catenelle, per cui faccio una catenella di separazione e questo primo modulo lo andrò a ripetere per altre 3 volte per un totale di 4. Guardate, 1, 2, 3, 4. Ripeto sempre la stessa sequenza di punti. Una volta terminato il giro, vado a tirare il filo dell'anello magico e chiudo così il tutto. Vado a chiudere direttamente nella terza catenella. 1, 2, 3. Ecco qui, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella e per questo progetto vado a tagliare direttamente il filo. Poi man mano che vado a lavorare il secondo giro me lo vado a lavorare e insomma lo blocco. Vado a prendere l'altra tonalità, vado a fare un cappio che possiamo decidere di lasciare sull'uncinetto e iniziare direttamente in questo modo, guardate, entrare nella catenella di separazione, l'ultima fatta, e fare un punto basso e una catenella. In questo modo andiamo a sostituire il primo punto alto di 3, oppure potete fare direttamente le 3 catenelle. Prendo il filo e aggiungo 2 punti alti, 1 e 2. Durante questo secondo giro andremo a sviluppare quello che saranno gli angoli, per cui per ciascuno spazio di una catenella andremo a realizzare 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti, quindi 2 gruppi di 3 punti alti per ciascuna catenella, per ciascun spazio. Questo primissimo modulo lo completo quando termino il giro, intanto lo lasciamo lì. Prendo il filo, passo direttamente allo spazio successivo, mi blocco anche i fili dietro e faccio 1, 2,
3, una catenella di separazione e altri 3 punti. 1, 2 e 3. Ok, e ho formato così il primissimo angolo. Se volete accentuare molto di più l'angolo, allora fate 3 catenelle di separazione. Quindi continuerò in questo modo, ripeterò questa sequenza negli altri 2 spazi. Ci vediamo direttamente qui e lo completiamo insieme. Prendo il filo, vado nel primissimo modulo e lo vado a completare aggiungendo i 3 punti alti e la catenella di separazione. 2 e 3. Quindi catenella e poi vado a chiudere nella prima catenella, quindi punto basso e catenella proprio qui. Quindi mi inserisco, prendo l'asola, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Poi faccio una catenella di sicurezza e stacco il filo e passo nuovamente al primo colore. Farò il terzo ed ultimo giro, che consiste nel ripetere quello che abbiamo fatto fino ad ora, sempre i gruppi di 3 punti alti ad ogni angolo, quindi la coppia di 3 punti alti, e poi tra un angolo e l'altro un gruppo. Quindi faccio il cappio. Vi mostro stavolta come fare direttamente le 3 catenelle. Basta inserirsi nello spazio della catenella, prendere il cappio e tirarlo fuori e fare 1, 2 e 3, e poi da qui aggiungere 2 punti alti per un totale di 3, e anche qui l'angolo lo andiamo a completare dopo, quando termineremo il giro con 3 punti alti e una catenella. Prima di fare questo però passiamo tra un angolo e l'altro, quindi qui al centro andremo a lavorare un gruppo di soli 3 punti alti. 1, 2 e 3. Poi passiamo all'angolo, quindi angolo, facciamo l'angolo e ripetiamo la sequenza di 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Ecco qui, avete visto? Semplicissimo. Sicuramente conosciamo tutti questo tipo di mattonella. Poi spazio successivo, 3 punti alti, angolo, angolo, 3 punti alti, angolo, 3 punti alti, e poi andiamo a concludere il giro proprio come abbiamo fatto prima. Terzo ed ultimo punto, catenella, e vado a chiudere nella catenella sopra la maglia bassa. Maglia bassissima, catenella di sicurezza, e posso staccare il filo e voilà, la prima mattonella è pronta. La mia misura 7 cm. Anche qui siete liberi di andare avanti con i giri, quindi fare un quarto o un quinto giro, dipende di che dimensioni volete la mattonella, ma soprattutto dipende dalla vostra taglia, perché comunque io ho realizzato una S. Per realizzare una taglia in più o aumentate di un giro e fate la mattonella un po' più grande, oppure fate molte più mattonelle. Io ho realizzato un crop la cui parte inferiore coincide con la parte sopra del mio ombelico, quindi è un po' cortino. Se lo volete più lungo è chiaro che andrete a fare un'altra fila di mattonelle, se non 2 file. Passiamo alla mezza mattonella, che è semplicissima. Inizio sempre con l'anello magico. Allora blocco con una catenella, vado a sostituire subito il primo punto alto con una maglia bassa, quindi entro nell'anello e una catenella, primo punto alto, aggiungiamo una catenella di separazione, dopodiché facciamo il primo gruppo di 3 punti alti, 1, 2 e 3. Poi catenella di separazione e facciamo altri 3 punti alti, quindi questo è l'angolo, 2 e 3. E poi andiamo a chiudere il giro, la riga in questo caso, con una catenella e un punto alto.
Poi cosa facciamo? Andiamo a chiudere l'anello, qui facciamo una catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Questo magari lo accorcio pure un po'. Per questa mattonella non giro il mio lavoro, continuerò sempre a lavorare sul dritto perché comunque lavoriamo in righe. Dobbiamo andare a ripetere per altre 2 volte o 3 volte in base a quanto volete realizzare grande la vostra mattonella quello che abbiamo fatto qui. Quindi prendo l'altro colore, mi vado sempre a realizzare il cappio e parto esattamente dalla prima catenella, quella che si trova sopra il punto basso. Quindi entro in questa catenella e sostituisco il primo punto alto sempre con un punto basso e una catenella. Poi faccio una catenella di separazione, prendo il filo, entro nella catenella di separazione che ho qui e vado a fare il primo aumento perché vado a realizzare un gruppo in più. Poi alla fine sono 2 perché lo faremo anche dall'altra parte. Intanto vado a realizzare 3 punti alti, 2 e 3. Passo alla catenella successiva senza fare la catenella la faccio solo ad inizio e fine giro e vado a realizzare quello che sarà l'angolo, quindi la prima coppia di 3 punti alti, separati sempre da una catenella, e l'altra coppia di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Passo alla catenella di separazione che abbiamo fatto prima di chiudere la riga e facciamo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ora qui io faccio un'altra catenella e vado a chiudere la riga lavorando un punto alto sul punto alto. Quindi entro nel punto alto, prendo il filo e chiudo. Se non vogliamo lasciare questa riga volante così, cosa possiamo fare? È quello che io ho fatto nelle altre 2 mattonelle. Ci inseriamo nel punto alto, guardate, e andiamo a bloccare la seconda riga con un punto bassissimo, così. Catenella di sicurezza e stacchiamo il filo, tranquille che poi non si vedrà nulla perché andremo a rifinire tutto a punto basso. Ecco qui, guardate, in questo modo la base della nostra mattonella risulterà compatta, vedete, non c'è la lavorazione, come dire, aperta, no? Viene bloccata. In questo modo faciliteremo anche il passaggio successivo della rifinitura. Vedete che bella compatta? Ora passiamo al terzo giro. Dobbiamo ripetere la stessa cosa, quindi prendo il mio colore, ovviamente potete utilizzare o solo un colore, o 2 o 3 o anche 4 se fate più righe. Sempre con il cappio sull'uncinetto vado a posizionarmi sulla prima catenella sopra il punto basso, entro e vado a fare un punto basso. Faccio una catenella, in questo modo sostituisco il primo punto alto, poi di nuovo catenella di separazione e ora andiamo a lavorare nella catenella di separazione il primo gruppo. 1, 2 e 3. Poi un altro gruppo di 3 punti alti nello spazio successivo. Come notate stiamo aumentando di un gruppo per lato, è normale perché la nostra mattonella deve diventare sempre più grande, no? Poi abbiamo l'angolo e qui facciamo i 2 gruppi, quindi le 2 coppie di 3 punti alti. 1, 2, avete visto? È semplicissimo e abbastanza intuitivo. Catenella e 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Ora abbiamo lo spazio successivo e lo spazio di una catenella prima del punto alto. Facciamo sempre 3 punti alti.
Terminiamo con una catenella di separazione e sul punto alto che abbiamo al di sotto facciamo un punto alto e poi facciamo un punto bassissimo proprio come abbiamo fatto poco fa. E lo sapete dove lo facciamo? Esattamente sopra il punto bassissimo che abbiamo fatto poco prima. Quindi catenella di sicurezza, possiamo staccare il filo, ma volendo potremmo anche continuare a punto bassissimo e andare a rifinire tutta questa zona qui. E questa praticamente è la metà mattonella. Guardate, non fa una piega. Guardate, esattamente metà. Per fare un ulteriore giro o il quinto giro bisogna ripetere lo stesso procedimento. In totale ho fatto 18 mattonelle intere e 2 smezzate a metà, e questo è il pannello davanti. Andrò a cucire queste 18 più 2 mattonelline insieme. Lo farò sempre con uncinetto e filo a maglia bassissima, però questa volta anziché andarle a cucire sul davanti le andrò a cucire sul rovescio. Adesso ve lo faccio vedere sulle prime 2 file, poi ripeterò la stessa operazione sulle altre. Si può effettuare questo procedimento anche con ago e filo. Metto le 2 mattonelle alla mia destra, dritto contro dritto, in questo modo. Tutti i punti coincidono, per cui non farò altro che pareggiare entrambi i bordi, no? E andare a cucire. Faccio il mio solito cappio, l'uncinetto sempre 3,5, questo è quello con l'impugnatura. Entro con l'uncinetto nella metà asola della catenella della mattonella che ho davanti e nella metà retro di quella appunto che ho dietro. Inserisco il cappio, ok, e faccio passare tutto. Ok, fatto questo, entro sempre nella metà asola frontale e nella metà asola dietro, prendo il filo e chiudo tutto. Metà asola frontale, metà asola dietro, prendo il filo e blocco tutto. Vi faccio vedere meglio. Metà asola frontale, metà asola dietro, prendo il filo e chiudo. Metà asola e chiudo. Lascio praticamente le asole più interne libere, prendo solo quelle più esterne, sia da una parte che dall'altra parte. 1 e 2. Non tiro troppo il filo per non stringere le mattonelle. E poi entro nella metà catenella di separazione tra un gruppo e l'altro, stessa cosa dall'altra parte, prendo il filo e chiudo. Vi faccio vedere quale sarà il risultato. Questo qui, avremo una cucitura del genere. Continuare è semplicissimo. Vado a prendere le altre 2 mattonelle, metto sempre dritto contro dritto. Se vogliamo possiamo fare anche una catenella di separazione tra una mattonella e l'altra, così non le andiamo a stringere. Ci inseriamo poi nella metà catenella da una parte e nella metà catenella dall'altra parte, così prendiamo sempre il filo di lavorazione e andiamo a chiudere e continuiamo metà asola, metà asola, metà asola, metà asola e così via. E continuiamo sempre bloccando prima le catenelle, proseguendo e poi bloccando le ultime. Continuerò così con le altre 2 coppie. Una volta terminate queste, prenderò le altre 2 mattonelle superiori, sempre dritto contro dritto e continuo. Stessa cosa con queste 2 mattonelle. Se preferite potete fare prima le 2 file, poi le altre 2 file e poi andate a assemblare questa zona qui con la zona superiore. A vostro piacimento è lo stesso. Per quanto riguarda le mattonelle a metà, il procedimento è lo stesso, basta metterle dritto contro dritto sempre. Vedete che tutto coincide, il gruppo centrale col gruppo centrale, l'angolo con l'angolo, stessa cosa da quest'altra parte. Basta sempre bloccare prima gli angoli, i 3 punti, 3 punti, 3 punti
lati e gli angoli e avete cucito anche la metà mattonella. Fatto questo, chiaramente per adesso stiamo cucendo in orizzontale, dovremmo cucire anche in verticale, no? Sempre stesso procedimento, metteremo dritto contro dritto e partiremo sempre dagli angoli e cuciremo questa zona qui. Sulla parte dell'incrocio farò sempre la catenella di separazione e poi passo direttamente ai punti successivi. Bene, ho appena terminato tutte le mie cuciture. Siamo sulla parte del rovescio e qui abbiamo questo risultato. Le cuciture risultano in rilievo, vedete? Mentre sul dritto le cuciture risultano piatte. Ecco, mettiamola così. Comunque non è male nemmeno questo effetto. Allora abbiamo una larghezza di 34 cm e un'altezza da 27 cm. Adesso andrò a realizzare l'altra spallina insieme a voi. Ho realizzato 5 mattonelline, mini mattonelline, che comprendono soltanto un giro e li ho uniti mentre lavoravo la mattonella successiva. Dunque la mia bretellina misura esattamente 16 cm, quindi 2, 4, 5 e come notate l'ho congiunta proprio nella metà mattonella realizzata alla mia sinistra. Intanto vado a realizzare la prima mattonella e qui lascerò il filato un po' più lungo, in questo modo la potrò cucire direttamente sull'altra metà mattonella. Faccio sempre un anello magico, prendo il filo di lavorazione e blocco con una catenella. Ok, iniziamo come abbiamo fatto prima, quindi sostituisco il primo punto alto con un punto basso e 2 catenelle e poi aggiungo 2 punti alti. Questa volta anziché fare una catenella di separazione ne faccio 3, quindi 1, 2, 3. Concludiamo con 3 catenelle, tiriamo il filo dell'anello magico, blocchiamo tutto per bene in questo modo, vedete quanto filo ho, e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella seconda catenella. Quindi catenella di sicurezza e stacco il mio filo. Allora, per congiungerle intanto dobbiamo fare una seconda mattonella e questo lavoro che stiamo vedendo adesso poi lo dobbiamo ripetere per le altre mattonelle che dobbiamo realizzare, no? Quindi vi mostro questo passaggio soltanto una volta e poi lo ripetiamo. E qui abbiamo 1, 2, 3 gruppi, no? Possiamo chiudere leggermente il nostro anello magico. Adesso, attenzione qui, facciamo una catenella. Ne dobbiamo fare 3, no? Una fatta, la seconda la facciamo esattamente in questo modo. Prendiamo la primissima mattonella, mi inserisco nella seconda catenella dell'angolo, prendo il filo esattamente in questo modo e vado a chiudere in maglia bassissima. Poi faccio una catenella, riprendo il filo e abbiamo un totale di 3 catenelle e vado a lavorare l'ultimo gruppo di 3 punti alti. Quindi 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo fare le ultime 3 catenelle di chiusura di fine giro. Ne facciamo una, la seconda catenella la facciamo mentre assembliamo la seconda mattonella. 1, 2, seconda catenella, prendo soltanto la solina, prendo il filo e porto dentro l'asola che ho sull'uncinetto. Terza catenella e vado a chiudere benissimo nella seconda catenella delle 2. Prendo il filo e chiudo. Catenella di sicurezza e stacco il filo e ho congiunto così 2 mattonelle. Chiaramente devo ancora chiudere il mio anello magico, non l'ho fatto prima, l'ho dimenticato. Ok, l'ho chiuso e questo sarà il risultato. Dobbiamo ripetere lo stesso lavoro, io lo ripeterò per altre 3 volte. Guardate, tutto coincide perfettamente. Metto dritto con dritto, in questo modo capovolgo il tutto. Qui ho il filo che ho lasciato un po' più lungo, prendo un ago, nel frattempo passo fra qualche maglia, vado nella seconda catenella delle 3 dell'angolo,
entro e porto il filo. Dunque iniziamo a cucire, pareggiamo tutti i bordi, mi inserisco esattamente nell'angolo, quindi prendo quest'asola e entro nuovamente nella catenella della mattonella e vado a cucire semplicemente così, in questo modo. Poi punto successivo, prendo solo la metà asola più esterna, quella che ho di fronte, punto successivo, asolina esterna e cucio. Quindi dobbiamo semplicemente cucire, nulla di particolare, e vado a bloccarmi anche l'altro angolo. Gli angoli li blocco sempre tutti, in questo caso la seconda catenella. Se vi va potete sempre fare una cucitura di ritorno per andare a rinforzare per bene il tutto. Io stringo un po', vado a vedere com'è la cucitura, guardate, non si vede molto, e ho realizzato così la mia seconda spallina. Ecco qua, tutta granny. Ora qui devo andare a rifinire tutto il perimetro perché devo anche nascondere i fili. Farò semplicemente delle maglie basse in ciascun punto, quindi vado a farmi subito un cappio, mi aggancio con una catenella perché casomai, se va bene un giro, vado a chiudere con asola di chiusura, altrimenti poi vi mostro come fare. Mi sono inserita in un punto, nel secondo punto alto, e faccio una catenella. Intanto vado a lavorarmi un punto in ciascun punto alto che ho al di sotto, mi lavoro anche la coda dietro e lavorerò tutte le code che ho lì dei fili in eccesso, così non lo faccio con ago e filo. Vado a fare anche un punto sulla cucitura, proprio qui al centro della cucitura, e poi proseguo per i punti che ho. Quindi qui ho la metà mattonella, faccio un punto basso, qui ho un altro punto e faccio un punto basso, quindi qui ho o maglie alte oppure catenelle. Vado a lavorare semplicemente un punto basso in ciascuna catenella e nei punti alti lavoro 2 punti bassi. Poi qui sono al centro dell'anello magico e faccio un punto basso. Insomma, vado a lavorare i punti che riesco a lavorare. Qui ho le 3 catenelle, vado a lavorare un punto in ciascuna catenella. Per esempio questa è strettissima, magari con l'ago mi aiuto, in questo modo riesco ad entrare. Oppure cambiate il numero di uncinetto. Purtroppo questi passaggi sono un po' così, bisogna avere pazienza, però piano piano riuscite. Qui ho la mattonella piccolina, vado a fare un punto basso nel secondo punto dove abbiamo bloccato l'angolo, un punto basso nella terza catenella, poi abbiamo il punto di chiusura, vedete? Io vado proprio avanti e vado direttamente nel primo punto alto. Questo per dirvi cosa, che vado a lavorare un punto in ciascun punto, nemmeno le catenelle salto, lavoro tutto. Ecco qui i 3 punti alti, qui ho la catenella e lavoro un punto, qui ho la seconda catenella che ho bloccato con l'altra mattonella e ci lavoro un punto. Direi di continuare così perché non faccio nulla di nuovo, ve lo garantisco. Poi non appena arrivo alle 3 catenelle vado a lavorare 3 punti bassi e poi continuo a lavorare un punto in ciascun punto, finché poi non vado a definire la parte superiore dove sta il seno, no? E continuo sempre lavorando un punto in ciascun punto e un punto lo lavoro anche al centro di ciascuna cucitura, al centro di ciascun incrocio, e continuo. Ho finito il mio giro di perimetro e ho staccato anche il filo. Ho concluso con una maglia bassa, vi ricordate qui ho fatto la catenella perché adesso vado a chiudere con ago e filo, in questo modo non si vede la chiusura insomma, e quindi faccio soltanto un giro. Se vi va potete fare anche più di un giro, io preferisco fermarmi qui. Poi tanto una volta che andiamo ad unire gli altri pannelli un altro giro di rifinitura penso che scappi, insomma poi vediamo. Intanto vado a chiudere e ci occupiamo della parte dietro che io ho già iniziato e ora vi faccio vedere. Quindi vado a bloccare tra le maglie, vedete, mi inserisco tra le maglie, blocco tutto
punto, quindi questa è la parte davanti del mio top. Eccola qui conclusa con le sue spalline granny sulla parte davanti. Sulla parte dietro facciamo tutto l'opposto. Sto seguendo i vostri consigli di Instagram. Allora, occupiamoci del pannello dietro. Io ho avviato esattamente 55 catenelle, numero dispari perché andremo a lavorare il punto rete, più una catenella 56 che mi è servita per ritornare indietro a punto basso. Già ho fatto la riga a punto basso e ho 55 punti bassi. Vi faccio vedere più o meno, se io tendo la mia riga sforiamo di qualche centimetro e mi sta pure bene perché comunque una volta indossato, guardate, è un po' elastico, quindi va bene. La stendo un po', siamo a 37-36 centimetri su per giù. Inizio con il mio punto di lavorazione a punto rete, quindi faccio una catenella e giro la mia riga. Sia ad inizio che a fine riga farò 2 punti alti chiusi insieme per non avere le estremità traforate. Sostituisco il primo punto alto con un punto basso e una catenella, poi riprendo il filo, rientro sempre nello stesso punto, ho 3 asole e chiudo insieme tutto. Questo vale come un punto, mi raccomando. Dopodiché faccio una catenella, salto un punto e vado nel punto successivo, prendo il filo e semplicemente vado a lavorare un punto alto. Per cui continueremo per tutta la riga alternando una catenella, salteremo un punto e andremo nel successivo e lì andiamo a lavorare un punto alto. Super semplice. Quindi catenella, salto un punto, vado nel successivo e faccio un punto alto. Catenella, filo, salto un punto alto. Bene, ho quasi terminato la riga, la terminiamo insieme. Ecco qui, vedete, io ho fatto l'ultimo punto alto, catenella che va a sostituire il penultimo punto e poi vado a chiudere la riga con 2 punti alti chiusi insieme. Ecco perché vi dicevo, il numero di catenelle deve essere dispari, non è necessario un multiplo. Vado nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole e chiudo solo le prime 2. Riprendo il filo, rientro sempre nello stesso punto, chiudo solo le prime 2 asole, quando ne ho 3 chiudo tutto e ho fatto così 2 punti alti chiusi insieme, vedete che non è traforato? Questo ci faciliterà anche il passaggio successivo. Una volta che il pannello è completato rifiniremo in maniera corretta individuando più facilmente i punti da lavorare. Per andare avanti cosa faccio? Semplicemente una catenella, entro nel primo punto, sostituisco il primo punto alto con un punto basso, una catenella, riprendo il filo e vado a chiudere il secondo punto alto con il primo, poi catenella dove c'è la catenella e punto alto dove c'è il punto alto. Qui non vado a sfalsare i punti, continuo semplicemente in questo modo, quindi catenella sulla catenella, punto alto sul punto alto, catenella sulla catenella, punto alto sul punto alto. Molto semplice. Ho completato le mie righe a punto rete per un totale di 13 righe e ho raggiunto l'altezza che mi ero prefissata. Siamo a 16 cm, ma come notate già sono a metà mattonella come vi dicevo prima. Farò sicuramente un 4 cm circa a punto alto normale e proseguirò sempre a punto alto normale, ma nello stesso tempo andrò a fare le diminuzioni perché voglio appunto ricreare questa zona curva sulla parte praticamente dell'ascella, no? Anche se continuo a punto alto normale, continuerò comunque a lavorare 2 punti alti chiusi insieme. Quindi vado a fare un punto basso e poi prendo il filo e faccio direttamente un mezzo punto, un punto alto, comunque chiudo tutte le 3 asole. Poco fa ho fatto la catenella, ma subito dopo non l'ho più fatta. Poi anziché fare la catenella di separazione andiamo a fare un punto alto e lo vado a fare sulla catenella, quindi mi inserisco direttamente nello spazio e faccio un punto alto.
un punto alto sul punto alto e un punto alto sulla catenella, un punto alto sul punto alto, un punto alto sulla catenella e proseguo per questa riga 14ª, conto dal punto rete in poi, quindi sto lavorando la 14ª riga, poi la termino e vado a chiudere sempre con 2 punti alti chiusi insieme, giro il lavoro e procedo lavorando sempre un punto alto in ciascun punto sottostante. In questo modo penso che riuscirò a coprire la parte dietro, quindi la fascia, no, del reggiseno. Anche qui ho terminato le mie 3 righe a punto alto normale. Misurano 4 cm, mentre tutto il pannello misura 20 cm. Adesso iniziamo a diminuire. Faccio la catenella, giro il mio lavoro, catenella, prendiamo direttamente il filo e saltiamo il primo punto alto e andiamo a lavorare un punto alto direttamente nel secondo punto alto e questo sarà il primo punto. Poi andiamo avanti, continuiamo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante. Sto per terminare la riga, ho gli ultimi 2 punti, ovviamente li lavoro insieme. Quindi prendo il filo, entro nel primo punto, prendo il filo, chiudo solo le prime 2 asole, ripeto sull'ultimo punto, entro, prendo il filo, chiudo solo le prime 2 asole, quando ho 3 punti chiudo tutto. Quindi catenella, giro il mio pannello e continuo con le mie diminuzioni ad inizio e fine riga. Ve lo mostro un'altra volta e poi quando la terminiamo ripetiamo lo stesso procedimento. Prendo direttamente il filo e salto la diminuzione che ho appena fatto al di sotto, vado direttamente nel punto successivo e inizio con una diminuzione e poi continuo semplicemente a lavorare un punto in ciascun punto. Sono andata avanti per un totale di 5 righe con diminuzioni ad inizio e fine riga. Poi mi sono portata avanti con il lavoro perché stavo facendo appunto delle prove. Ho iniziato a realizzare la prima bretellina semplicemente a punto alto. Qui è stato semplicissimo perché già avevo il filo di lavorazione, no? Ho fatto subito una diminuzione, quindi ho continuato a diminuire e poi ho lavorato un totale di 5 punti alti in ciascuna riga per un totale di 8 righe più la primissima di diminuzioni. Per cui giro il mio lavoro, quindi cosa faccio? Mi aggancio nel primissimo punto, tiro fuori il cappio e mi aggancio così, faccio una catenella. Ma non vale come punto, mi serve soltanto per agganciarmi. Passo direttamente al punto successivo e faccio un punto alto. Faccio un punto alto nel punto successivo per un totale di 5 punti e nell'ultimo punto, nel quinto, vado a lavorare sempre 2 punti alti chiusi insieme. Lo stesso lo farò nella riga successiva, quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo per altre 8 righe, più questa sono 9. Mi inserisco nel primo punto, riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto, ho 3 asole e chiudo, sempre lo stesso procedimento, un punto alto in ciascun punto sottostante e nell'ultimo punto vado a lavorare 2 punti alti chiusi insieme, quindi entro di nuovo nello stesso punto, 3 asole e chiudo, catenella, giro il mio lavoro e ripeto quello che ho fatto adesso con voi. La spallina della parte dietro misura 12 cm circa. Non ho raggiunto gli stessi centimetri della spallina davanti che misura circa 17 cm, ma 5 cm in meno perché non si sa mai, magari col tempo cede, dopo il lavaggio cede, io non lo so. Come faccio per le borse quando vado a realizzare il manico all'uncinetto, mi mantengo sempre qualche centimetro in meno, lo stesso faccio con le spalline. Vado a fare il giro di perimetro, quindi continuerò lavorando un punto basso in ciascun punto e negli angoli vado a fare sempre 3 punti bassi. Lo stesso lavoro della parte davanti, nulla di nuovo, infatti anche qui velocizzerò perché
è un passaggio ripetitivo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e mi ritrovo sulla parte del dritto. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Per esempio in questo primissimo punto inizio con un punto basso, poi cosa farò quando terminerò tutto il giro? Aggiungerò un punto basso e poi la catenella con ago e filo. Quindi 3, 4 e 5. Nell'ultimo punto aggiungo sempre 2 punti bassi per un totale di 3, formando così l'angolo. Dopodiché vado a lavorare un punto in ciascun punto. Mi ritrovo il punto alto, no? E a volte mi ritrovo il punto basso col punto alto chiuso insieme. Andrò a lavorare esattamente 2 punti bassi per ciascuna riga. Qui mi ritrovo sulla lavorazione a punto alto, anche qui stessa regola, 2 punti bassi per ciascuna riga. Quindi procedo in questa maniera, in maniera tranquilla, senza fare troppi calcoli, andate a lavorare un punto in ciascun punto. Ok, e la mia parte dietro è pure completa. Metterò i miei pannelli dritto con dritto, faccio combaciare il tutto, angolo con tutta la lavorazione. Dove c'è la spallina mi posso anche fermare, ma volendo possiamo fermarci anche prima e andare a cucire sia un lato che l'altro lato. Io lo farò a maglia bassissima sul rovescio, poi capovolgo il tutto e la cucitura diciamo che non si vedrà. Ovviamente ho già fatto la prima cucitura, ho indossato il top per capire dove terminare con la cucitura, perché comunque dobbiamo lasciare la parte dell'ascella libera per avere movimento, no? Per muoverci, no? La soluzione migliore per me è quella di terminare appunto nella terza mattonella a partire dal basso, 1 2 3, proprio qui ho terminato qui, lasciando questa zona libera, quindi mi fermerò all'incirca qui. Intanto vado a pareggiarmi il tutto, cucio sempre con lo stesso colore, anche perché guardate non si nota nulla, la cucitura diciamo che non si nota tanto, cioè secondo me non si nota proprio, comunque alla fine stiamo utilizzando 2 colori, ci sta. Mi inserisco nel secondo punto dell'angolo, vediamo un po' se è questo, sì, e nel secondo punto dell'angolo dall'altra parte, tiro fuori il cappio e come vi annunciavo prima cucirò a maglia bassissima. Anche qui potete fare questa operazione con ago e filo. Io preferisco fare in questo modo, quindi come notate vado a cucire punto e punto, punto e punto, punto bassissimo, punto e punto. Devo dire che i punti dall'altra parte combaciavano tutti, quindi suppongo che anche da questa parte non ci dovrebbero essere problemi. Metto direttamente la molletta, così fermo il tutto e cucio i punti che ho liberi. È più semplice a farsi che a dirsi. Passo alle 2 spalline, metto sempre dritto con dritto, gli stessi punti che ho qui ce li ho anche qui perché ho fatto questo calcolino. Entro sempre nel secondo punto dell'angolo con secondo punto d'angolo, tiro fuori il cappio e quindi continuo lavorando un punto bassissimo prendendo tutti i punti. Catenella di sicurezza, possiamo staccare anche qui il filo. Ora che ho assemblato il tutto, chiaramente poi con calma vado a nascondermi tutto. Intanto la mia priorità è andare a provare il top e poi andare a rifinire il tutto, quindi metto il mio top sulla parte del dritto. Questo è il risultato della cucitura, come notate non si vede nulla, anche qui sulla spallina, parte dietro. Allora adesso io lo indosso, vediamo com'è e poi se tutto va bene procederei con la mia rifinitura. Vorrei andare a rifinire la zona inferiore e la zona superiore. Dunque il capo è bellissimo, devo dire che è fatto su misura, però sento l'esigenza di andare a stringere leggermente la parte della manica da una parte e dall'altra e la parte dietro. Quindi già che cosa ho fatto?
ho fatto un giro a punto basso per definire il tutto, per andare a bloccare anche qualche filo, e poi ho continuato per un secondo giro a punto bassissimo. Adesso ve lo faccio vedere molto velocemente. Col cappio già sull'uncinetto vado a fare il primo punto basso. Qui ho la codina della cucitura a maglia bassissima, la vado a bloccare subito, quindi entro nel primissimo punto e blocco tutto e vado a fare semplicemente un punto basso in ciascun punto. Tra l'altro ci troviamo dei punti bassi, quindi questa operazione, questo passaggio non è affatto difficile. Mi ritrovo il primo punto basso lavorato poco fa, entro direttamente qui, prendo il filo e chiudo punto bassissimo e procedo lavorando un punto bassissimo in ciascun punto. Una volta che termino il giro, stacco il filo e vado a chiudere semplicemente con un'asola. Ripeterò la stessa operazione anche dall'altra parte, sulla zona superiore, per intenderci qui, dietro spalline, davanti spalline. Ecco qui, infatti, ho fatto il primo giro a punto basso lungo tutta la circonferenza davanti, dietro più spalline e poi punto bassissimo come la parte ascellare. Definita tutta la parte superiore, mi sono portata avanti, sono andata a definire la circonferenza della zona inferiore, ho iniziato sempre a punto basso, ma adesso anziché continuare con il secondo giro a punto bassissimo, perché non voglio stringere la zona inferiore, procedo lavorando dei piccoli ventaglietti, così diamo un po' di particolarità al tutto. Quindi lavoro l'ultimo punto bassissimo, mi inserisco nel primo punto basso, faccio una maglia bassissima, aggiungo 1-2 catenelle, sempre nello stesso punto lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Poi salto 2 punti, vado nel terzo punto, lavoro un punto bassissimo, aggiungo 1 e 2 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3, e ripeto sempre la stessa sequenza. Salto 2 punti, vado nel terzo punto bassissimo, 2 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto, 1, 2 e 3. Ok, continuerò ripetendo questa sequenza per tutta la mia circonferenza inferiore, dopodiché il top è pronto e insomma questo qui poi è il risultato una volta terminato il progetto. Io spero che vi sia piaciuto, se provate a replicarlo mi raccomando condividete i vostri progetti, sono felice di vederli, fatemi sapere cosa ne pensate, per me è importantissimo, quindi vi aspetto sotto il video giù nei commenti, lasciate un bel pollice all'insù, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia, vi ricordo che per tutto il mese di agosto starò in vostra compagnia, mi terrete compagnia anche voi, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi progetti. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, chi ha seguito la diretta di Instagram sa già il progetto che andrà online non il venerdì, quindi il solito giorno di programmazione, ma non appena il video sarà pronto e ho montato tutte le clip lo metterò subito online. Chiaramente vi avviserò su Facebook e su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi anche lì. A questo punto vi saluto, vi ringrazio un'altra volta, un bacino a tutti!